perché il passato è copresente con il presente, cioè una linea in cui noi siamo qui nel mezzo, in cui qui c'è il passato e qui c'è il futuro. Io, cambiando il presente, cambio contemporaneamente il mio passato e il mio futuro, che sono copresenti con me. In altre parole, qua noi credevamo che in ipnosi di poter prendere l'adulto e di trascinarlo a leggere nel disco degli eventi nel passato. Non è così. Prendiamo la coscienza e la trasportiamo lungo questo ipotetico asse del tempo che non esiste e non gli facciamo leggere il passato, ma glielo stiamo facendo vivere lì dove è in quel momento. E la prova di questo fatto sta nel fatto che noi possiamo modificare gli eventi del passato che vengono modificati nel presente. Quello che fa Brian Weiss, non so se avete letto i suoi libri, in un modo però che non ha capito bene. Cosa fa Brian Weiss? Brian Weiss, c'è una persona che ha dei problemi di varia natura psicologica, lui gli dice ora ti faccio fare una regressione nel passato, troverai una tua vita passata dove questo problema te non l'avevi risolto e te lo faccio risolvere io nel passato. E funziona perché il soggetto guarisce ricordando la sua vita passata dove aveva questo problema, che gli procurava quella tal malattia nella vita presente. No, lui non è andato nel passato, lui ha curato quello che è il passato copresente con il presente. Siccome la parte animica del mio contenitore nel presente, nel passato e nel futuro, di tutti i contenitori che ci sono, è la stessa, anima guarisce in qualsiasi momento tu la vada a curare. In altre parole, noi cosa credevamo di fare? Di prendere il soggetto, di portarlo in ipnosi, di parlare con la parte animica, guarire il soggetto animico e dirgli: anima, togliti dalle balle gli alieni, così nella prossima vita non ti prenderanno più. Invece non è così, perché se io libero il soggetto dall'alieno in questa esistenza, l'ho liberato contemporaneamente su tutto il piano spazio-temporale di tutti i suoi contenitori. Tutti i suoi contenitori hanno fatto la stessa esperienza immediatamente. Ne libero uno, l'ho liberati tutti, perché la parte coscienziale è la stessa. E una volta che la coscienza ha fatto esperienza, tutta la coscienza ha fatto esperienza. E così con un piccione 1.000.000 di fare. Questo è il discorso. E quindi questo è quello che noi stiamo facendo in realtà. Non tiri fuori solo un addotto, ma tiri fuori tutte le anime di tutti i suoi contenitori, tutta l'anima di tutti i suoi contenitori. Vi ricordo che la parte animica ti dice che è una sola, ti dice che non ha nome. Perché la parte animica non ha nome? Non ha nome perché te il nome lo dai alle cose quando sono in due, Giovanni e Giuseppe. Ma se c'è solo Giovanni, non c'è bisogno di chiamarlo Giovanni, lui è e basta. Come la parte animica è una sola, una di tutti, in tutti, una. Pensa a te, E l'alieno non ce l'ha. Questa cosa qui l'alieno non ce l'ha, quindi la vuole la tua, vuole prendere questa energia qui da qui, perché vuole vivere a lungo e lo può fare solo se la sua parte animica, la vostra, è collegata a lui. Questo ci serviva per fare un sacco di cose. Quindi avevamo stravolto completamente l'idea dell'essere umano così come era fatto. Dio siamo noi, o comunque una parte di noi. Non ci abbiamo capito niente, c'è la parte maschile e la parte femminile che sono il lobo destro e il lobo sinistro, c'è il lobo sinistro che è il computer che vede la virtualità, il lobo sinistro vede lo spazio, il tempo e l'energia prevalentemente, il lobo destro vede la coscienza prevalentemente. Quindi quando a noi ci insegnano a scuola che 2 più 2 fa 4 e basta, è giusto, ma è sbagliato quel e basta. Perché così non ti permettono di vedere quell'altra parte di universo che noi dal 1300 in poi ci hanno castrato. La differenza fondamentale da un punto di vista storico è che io credevo, perché a me l'hanno insegnato a tutti voi, che la differenza fondamentale fosse tra Aristotele e Galileo. Aristotele è la Chiesa, Galileo è la scienza, no? La realtà non è questa. La differenza fondamentale non è tra Aristotele e Galileo, è tra Platone e Aristotele. Per quanto io non abbia grande cultura umanistica perché ho fatto i geometri, pensate, sapevo assai chi era Platone prima. Platone era quello che diceva: esiste l'anima e quindi non puoi curare il corpo se non curi l'anima. Galileo o Aristotele dicevano: ma cosa me ne frega, tanto è inutile, cioè Galileo, la vedi l'anima? No, si misura, no, e allora chi se ne frega? Ecco.
Aristotele e Galileo si sono divisi il potere, che è il potere da una parte della Chiesa e da una parte della scienza. Ma è finta questa dicotomia, perché sia la scienza che la religione sono in realtà, derivano tutte da un unico ceppo che è la magia. Il mago una volta era sia scienziato e sia colui che parla con gli dei. Il mago era mago Merlino, troppo potente, e allora ci deve essere una dicotomia, dividiamo il potere in due ed è nata la religione. E sapete come si vede bene che la scienza oggi è una religione? Perché la religione crede nei misteri della Chiesa, e la scienza crede negli algoritmi matematici. Mi sembra una cosa estremamente limitativa questa cosa qui, perché le mele devono cascare per terra. Le mele cascano per terra perché c'è la forza di gravità. No, ma stiamo scherzando. Le mele cascano per terra perché c'è una formula matematica, ma le mele se le voltano nella formula matematica, fanno quello che gli pare. Ecco, per questo dico, Galileo, quando te parli di scienza devi sapere quali sono i limiti del modello scientifico. Cioè, se no la scienza di Galileo non la sai, devi sapere che ti puoi fermare fino lì, poi dopo Galileo non c'è. Ecco, il trucco è questo. Locke ha ragione, Pacini ha ragione di dire che la scienza è esatta, è verissimo, solo per quanto riguarda lo spazio, il tempo e l'energia. La coscienza è un'altra cosa, la coscienza non è misurabile. Quando la fisica si trova a vedere questi parametri sottili che sfuggono, ecco che il fisico parla di parametri nascosti. Un parametro nascosto, tu gli puoi dare anche un nome, se lo chiami coscienza hai messo a posto tutte le cose, il famoso parametro nascosto. E le cose che fanno le misure non sono le macchine. Io faccio una misura, mi metto qui e faccio una misura. Sono passati 3 fotoni da qui, la misura, pum 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 pum. Non è mica la macchina che fa la misura, è la coscienza dell'operatore che fa la misura. La coscienza è l'unica cosa che può sbattere contro i fotoni e sentirli. Una macchina non ha coscienza e non sente niente. È la coscienza dell'operatore che fa le misure, come dice il fisico Bohm, come dicono tanti altri a questo punto. Quindi era una revisione completa di come era fatto l'uomo. Non stavamo più parlando degli alieni, sì, che vengono, fanno, ma l'alieno nello scoprirsi ha fatto una cosa fondamentale, ci ha fatto capire come siamo fatti noi. Questa è una rivoluzione sostanziale del modello scientifico. Cioè ora, se queste cose poi verranno fuori ancora più in modo eclatante, noi abbiamo la possibilità di capire un sacco di cose. Lo spazio, il tempo, l'energia non sono come le vediamo, ma come dicevano gli antichi, attraverso una maglia, cioè attraverso una magia, che è quella parte che il nostro lobo sinistro non riesce a percepire, ma che il lobo destro sente. E la potenza della programmazione neurolinguistica sta proprio in questo. La programmazione neurolinguistica guarda come ti muovi e su come ti muovi ti dice ho capito che quello lì mi è antipatico, non ho mai fatto niente nella vita, però mi sta sulle palle. Come mai? Si è mosso male. Cioè nel movimento del corpo ho emesso qualche cosa archetipicamente che non va bene, come quando esempio, e ci potete stare tranquilli. Se voi, la vostra parte razionale di voi dice ma no, diamogli una prova, facciamo, poverino, non posso mica giudicare quello lì per un pezzo di però magari buono, diamogli una prova. Passano 10 anni, scoprite che è uno stronzo, per forza, perché il vostro lobo destro c'ha sempre ragione, non c'è niente da fare. Voi quando passate incontrate qualcuno e gli fate buongiorno così, ecco, se gli fate buongiorno così vuol dire che lui piuttosto non ve lo ficchereste, ecco. Oppure ci sono tutti questi atti sessuali, no? Questa con la donna che si fa così, no? Cioè c'è tutta una serie di cose, voi capite esattamente dal movimento l'inconscio come parla. Beh, questa cosa nasce perché l'inconscio si vuol far sentire, l'inconscio 2 più 2 fa 4, se ne fotte, è animico, ed è quella cosa che l'alieno non ha. L'alieno è ripetitivo, ti entra in camera sempre dalla stessa parte, s'apre il muro sempre dalla stessa parte, viene sempre con la stessa tecnica, da migliaia di anni, non cambia una virgola. Poi se te un bel giorno ti alzi mentre entra l'alieno e lo fermi, gli racconti una barzelletta, l'alieno non capisce più niente, scappa, se ne va. Questo c'è un motivo fondamentale
voglio far notare questo. Tra chi è anima e chi non è anima, diciamo tra l'alieno e l'uomo, per non fare discorsi più complicati, l'alieno è rituale, fa le cose nello stesso modo, sempre con rito, perché nel rito, nel ripetere le cose nello stesso modo, c'è la regola. L'alieno che non ha coscienza di sé